Benvenuti alla prima puntata di Masterchef. Mi presento, mi chiamo Serena, ho 24 anni e adoro il fantastico mondo degli alimenti. Sono una povera laureata in tecnologie alimentari e chi sarà mai? Mi occupo dello studio di tutti i processi di produzione alimentare, ma soprattutto mi occupo di controllare che quello che voi mangiate sia buono, ma soprattutto gustoso. Quello che vi proporrò in questi video, che pubblicherò una volta a settimana più o meno, sono dei tutorial che riguardano i prodotti tipici della mia fantastica città, Matera. Ma basta con le presentazioni e andiamo al dunque. La prima ricetta di cui vi parlerò è il lievito naturale utilizzato per la produzione del pane di Matera GP, ma non solo. Cominciamo subito con l'elencare gli ingredienti. Farina di grano duro, circa 250 g, frutta matura di stagione, 250 g, acqua di rubinetto, 250 g, fruttosio puro, un cucchiaio raso e acqua minerale quanto basta. Il primo passaggio consiste nella macerazione della frutta fresca. Non facciamo altro che pesare circa 250 g di frutta. Io ho utilizzato il kiwi, ma la frutta che si può più utilizzare è l'albicocca o anche il fico. Versiamo il kiwi all'interno di una ciotola e ci aggiungiamo la stessa quantità di acqua di rubinetto, quindi 250 g di acqua di rubinetto. Lo copriamo con un tovagliolo e lo lasciamo stare per circa una settimana. Questo processo di macerazione permette di estrarre delle sostanze dalla polpa della frutta che vanno ad aiutare il processo di lievitazione. In particolare si tratta di batteri e lieviti che operano due tipi di fermentazioni, lattica e alcolica, che permettono appunto di far avvenire quello che è il processo di lievitazione e conferiscono poi anche al prodotto il suo caratteristico aroma. A questo punto andiamo a filtrare la frutta macerata in modo tale che andiamo ad eliminare tutte le sostanze più grossolane, in questo caso anche i semini del kiwi. Facciamo poco per volta e andiamo anche a schiacciare la frutta in modo tale da estrarre più liquido possibile. Filtrando una sola volta sicuramente saranno rimasti all'interno del liquido altri semini, per cui è necessario filtrare una seconda volta. Il liquido estratto lo aggiungiamo all'interno di una ciotola e ci aggiungiamo anche i 250 g di farina di grano duro. E a questo composto poi ci aggiungiamo anche un cucchiaio raso di fruttosio. E mescoliamo il tutto. Con questo la lievitazione dovrebbe essere più velocizzata. Giriamo in modo tale da schiacciare anche un po' la farina, evitando che si formino troppi grumi. Quando avremo ottenuto un impasto più omogeneo, andiamo ad aggiungere acqua minerale. Ne aggiungiamo un po' e continuiamo a mescolare. Noteremo che mentre continuiamo a mescolare si cominceranno già a formare le prime bolle. Questo vuol dire che i nostri lieviti sono già in azione. Se notate che l'impasto è troppo liquido, potete aggiungere un altro po' di farina e continuate a mescolare. A questo punto, dopo aver reso omogeneo il nostro impasto, lo copriamo
Andiamo a chiudere ermeticamente il coperchio e lo lasciamo stare in una cella di lievitazione per un giorno. Per cella di lievitazione può anche essere il nostro forno di casa, è un luogo, diciamo, dove la temperatura rimane più o meno costante, e in questo giorno diamo il tempo alla lievitazione, quindi ai microrganismi, di attivarsi sempre di più. Una volta che abbiamo utilizzato il nostro lievito per svariate preparazioni, lo copriamo, lo chiudiamo e lo possiamo conservare anche in frigo. Nel momento in cui lo andiamo a riutilizzare, invece, è necessario effettuare un rinfresco, cioè aggiungere nuova acqua, sempre minerale, e nuova farina, in modo tale da farlo riprendere e aumentare anche la massa. Bene, a questo punto non vi resta che realizzare anche voi questo lievito naturale. Mi raccomando, mandate tante foto, sono curiosissima di vedere tutte le vostre opere d'arte. Vi chiedo solo un piccolo mi piace se il video è stato di vostro gradimento, e lasciate commenti, domande, qualsiasi cosa volete, sarò pronta a rispondervi. Al prossimo tutorial, un saluto a tutti, ciao ciao!